Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Ricordiamo tutti il complicato restauro che è durato una ventina d'anni dell'Ultima Cena di Leonardo. Lungo i secoli su quel dipinto si erano depositati polvere, sporcizia, umidità, fumi di candele, i vapori dei cibi del refettorio dei frati e si era resa necessaria una ripulitura per rimettere in luce la scena dipinta da Leonardo. Le figure, infatti, originali, non si vedevano proprio più. Un qualcosa di simile è accaduto all'Ultima Cena celebrata da Gesù a Gerusalemme 2000 anni fa. Quella sera il Maestro aveva dato un comando: fate questo in memoria di me, dopo aver spezzato il pane e donato quel calice. Le comunità dei primi secoli, obbedendo a questo ordine del Maestro, si riunivano nel giorno detto del Sole per mangiare la cena del Signore. Questa era la celebrazione eucaristica dei primi secoli. Non c'erano altre devozioni se non quello spezzar del pane della comunità, in memoria di ciò che il Signore aveva compiuto durante l'Ultima Cena. E si riunivano in case private, spezzavano il pane eucaristico sulla mensa di casa in un ambiente che non era sacrale, non c'era nulla nelle loro celebrazioni che richiamasse le pompose liturgie del Tempio di Gerusalemme. No, il rito era semplice, festoso, autentico, provocatorio anche perché le comunità primitive erano ben coscienti del significato del rito che stavano compiendo. Sapevano bene che cosa significava stendere la mano, prendere e mangiare quel pane, prendere quella coppa di vino e berla insieme ai fratelli. Capivano molto bene la provocatorietà di quel gesto che compivano. Durante l'Ultima Cena gli apostoli certamente non avevano capito il gesto compiuto da Gesù, ma dopo la Pasqua lo hanno compreso molto bene. Lungo i secoli che cosa è capitato? Si è cominciato a perdere di vista il significato di quella celebrazione, dello spezzar del pane e anche il riferimento all'Ultima Cena. Sono sorte tante devozioni attorno all'Eucaristia, alcune rispettabili, altre molto discutibili, soprattutto quando portavano ad eclissare la natura conviviale di questa celebrazione. È significativo, infatti, che il Concilio Vaticano II, proprio per rimettere in luce il significato autentico di ciò che Gesù aveva fatto durante l'Ultima Cena, non ha parlato delle devozioni eucaristiche che tanta importanza avevano avuto lungo i secoli. Sappiamo che la devozione popolare, quando già aveva perso il significato autentico di quelle celebrazioni, aveva portato avanti proprio queste devozioni che ci hanno dato dei santi e quindi sono rispettabili, ma adesso dobbiamo vedere quelle che mettono in luce il significato autentico dell'Eucaristia e quelle che invece forse lo offuscano un po'. Bene, il brano evangelico di oggi pone davanti ai nostri occhi il quadro originale, la prima celebrazione dell'Eucaristia, ripulita quindi da tutte quelle incrostazioni, da tutti quei veli che si sono depositati lungo i secoli. È decisivo per la vita della Chiesa prendere coscienza di ciò che è accaduto in quella Pasqua a Gerusalemme. È sempre a quella cena che dobbiamo fare riferimento se vogliamo capire
cosa facciamo quando celebriamo il banchetto eucaristico nel giorno del Signore. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua coi miei discepoli?» Il brano inizia con una data. Era il primo giorno degli azimi. Il primo giorno degli azimi è la Pasqua, l'inizio di una settimana in cui gli israeliti si astengono da tutto ciò che è lievitato. Qual era il significato? Era questo: dare un taglio con il passato, dare inizio a una realtà completamente nuova. Il lievito, lo sappiamo, non era altro che la pasta vecchia, e gli israeliti hanno questa settimana in cui eliminano tutto ciò che è passato. Il significato è proprio questo: la Pasqua dà inizio a una realtà completamente nuova e la nostra Eucaristia va collocata in questo contesto pasquale. Rashi, che è il più celebre commentatore medievale della Bibbia, scriveva che la Torah non dovrebbe cominciare con il libro della Genesi, ma con il capitolo 12 dell'Esodo. Perché? Perché il racconto del capitolo 12 ci parla dell'origine del popolo di Israele. Noi siamo cominciati a esistere con la Pasqua, con la liberazione dall'Egitto. Lì è iniziato il tempo della nostra libertà come popolo. E ogni anno gli israeliti celebrano questa memoria dell'inizio della loro esistenza come popolo. Anche noi cristiani facciamo memoria della nostra Pasqua, l'avvenimento decisivo della nostra storia. È lì il punto di riferimento della comunità dei discepoli. E nell'Eucarestia noi celebriamo la nostra origine, la nostra nascita, perché come cristiani noi siamo nati nella Pasqua. Ecco, come gli israeliti facevano memoria dell'inizio della loro storia con la liberazione dall'Egitto, noi facciamo memoria nella celebrazione eucaristica dell'inizio della nostra storia come discepoli di Cristo con la Pasqua. Gli azimi è l'inizio di una realtà nuova. Hanno un bel significato gli azimi per il popolo di Israele, perché ancora oggi, durante la notte che precede la Pesach, la Pasqua, tutta la famiglia deve percorrere a lume di candela ogni angolo della casa per cercare anche il più piccolo segno di lievito, perché va eliminato, va buttato nel fuoco. E il libro del Talmud, che è sacro per gli ebrei, dice che il lievito che viene eliminato non è soltanto un lievito materiale, ma un simbolo molto importante per il popolo di Israele. Significa che deve eliminare tutto ciò che è male, tutto ciò che è schiavitù. E che cosa intende? Il libro del Talmud lo specifica anche, dice che è l'istinto malvagio che abita nell'uomo che deve essere mandato via, quindi l'arroganza, la superbia, la grossolanità, la volgarità, la durezza di cuore, la durezza del volto, la menzogna. Tutto questo è rappresentato dal lievito che deve essere spazzato via.
perché nella Pasqua l'israelita celebra l'inizio di un mondo completamente nuovo che è quello della libertà, e chi vive schiavo di queste passioni non è libero. Ecco il significato che ha anche per il cristiano la Pasqua, il lievito che deve essere eliminato. Paolo nella lettera ai Corinzi, al capitolo 5, questa lettera forse è scritta proprio nella Pasqua, dice: togliete da voi il lievito vecchio per essere pasta nuova, perché come cristiani siete azimi, siete puri. Il brano che abbiamo ascoltato ci parla della preparazione di quella cena, che vogliamo capire bene. Anche le nostre celebrazioni devono essere preparate, non soltanto esteriormente, ma preparate perché va interiorizzato molto bene il significato di ciò che andiamo a fare, perché non sia un gesto o ipocrita o senza senso, un rito che poi non ha alcuna incidenza nella vita. No, va preparata. Gesù ci teneva a celebrare quella cena. E sentiamo un'aura di mistero in questa preparazione, proprio perché Gesù era attento a non essere consegnato alla morte nelle mani di coloro che volevano toglierlo di mezzo prima di questa cena. Era troppo importante per lui celebrare quella cena con i suoi discepoli. Si era accorto che Giuda stava tramando di consegnarlo. Giuda non si è mai lasciato convertire al mondo nuovo, all'uomo nuovo. È rimasto legato alla sua concezione antica, ai suoi sogni, che erano quelli di tutto il suo popolo e quelli predicati dalle guide spirituali di Israele. Giuda non si è lasciato convertire e ha visto in Gesù una persona pericolosa e andava tolta di mezzo. E ha pensato, non per soldi, questo è venuto dopo, questa consegna di soldi, non era questo che interessava Giuda. Giuda era preoccupato di questo Gesù che buttava all'aria tutte quelle che erano le concezioni religiose del suo popolo. Per questo che lui ha deciso di consegnarlo. Non si dice mai nel Vangelo che Giuda ha tradito Gesù. Si dice sempre che lo ha consegnato. Bene, che cosa ha detto Gesù a due dei suoi discepoli, Giovanni e Pietro? Devono preparare quella sala, simbolo della preparazione che esige anche la nostra celebrazione eucaristica. E qual è il segno che dà per riconoscere colui che deve introdurli nella casa dove loro devono fare questa preparazione? Un uomo che porta una brocca d'acqua. L'acqua bisognava andare ad attingerla all'unica sorgente che c'è giù alla piscina di Siloe, e gli archeologi hanno rimesso in luce una scalinata che scendeva proprio dal Monte Sion quindi la parte alta della città, fino giù alla piscina di Siloe. E Gesù l'ha percorsa quella gradinata quella notte, quindi è commovente guardare quella scalinata che Gesù ha percorso a piedi nudi. Bene, i due discepoli devono avere atteso quest'uomo che saliva dalla piscina di Siloe con una brocca d'acqua in testa. Come hanno fatto a riconoscerlo? Semplicissimo, perché nessun uomo avrebbe portato una brocca d'acqua sulla testa. Gli uomini portavano l'acqua negli otteri, quindi era riconoscibilissimo, perché questo era ciò che facevano le donne, quindi il servizio umile. Il messaggio per noi è molto importante. Il segno distintivo di chi ti guida verso una celebrazione eucaristica autentica, chi ti introduce
nel significato autentico dell'Eucarestia, è colui che si fa servo, che si accolla anche il lavoro della donna senza sentirsi umiliato. Quindi colui che sceglie l'ultimo posto, colui che non si sente umiliato nell'inginocchiarsi davanti a chi ha bisogno di lui. Questo ti porta al significato autentico dell'Eucarestia, ti introduce realmente in questa sala. Sentiamo adesso che cosa fanno quei due discepoli che devono preparare quella cena. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. L'Evangelista ci tiene a sottolineare le caratteristiche che ha la sala che hanno preparato quei due discepoli per la cena del Signore. La prima caratteristica: si trova al piano superiore questa sala. I primi cristiani, la prima generazione di cristiani, la comunità guidata da Giacomo, il fratello del Signore, uno della famiglia di Gesù, ha continuato a celebrare l'Eucarestia nel giorno del Signore in quella sala al piano superiore. Ancora oggi l'archeologia ha rimesso in luce una sinagoga di quel tempo, là dove gli ebrei ricordano la tomba di Davide. Non era la tomba di Davide, era un'antica sinagoga che è stata usata dai primi cristiani. Cosa facevano? Quelli di questa comunità, la prima comunità guidata da Giacomo. Celebravano la liturgia della parola in questa sinagoga. Poi, al piano superiore, celebravano il banchetto eucaristico. Come mai? L'Evangelista nota che si trovava al piano superiore, come cronaca non interessa molto, ma se lo richiama, questo dettaglio vuol dire che vuole lanciare un messaggio per noi, per le nostre celebrazioni eucaristiche. Sappiamo che nella Chiesa primitiva cercavano anche esteriormente di celebrare l'Eucaristia al piano superiore. Per esempio a Trode ricordiamo che Paolo celebra l'Eucaristia al piano superiore quando Eutico cade dalla finestra. Ma non ci interessa l'aspetto materiale, ci interessa il messaggio che l'Evangelista vuole dare alle nostre celebrazioni di oggi, che devono essere celebrate a un piano superiore, non al pian terreno. I discepoli, se vogliono un'Eucaristia autentica, devono salire più in alto del luogo dove si trovano gli uomini che conducono una vita che è guidata da una logica che non è quella del piano superiore. Per celebrare un'Eucaristia autentica bisogna innalzarsi al di sopra dei criteri, dei valori seguiti da tutti. Il cristiano non disprezza nessuno, non giudica nessuno, ma deve sapere che nella sala al piano superiore si ragiona in un modo non diverso, un po' diverso, si ragiona in un modo opposto rispetto alla scala di valori che c'è al piano inferiore. Quella scala di valori che hanno al piano inferiore, piano superiore viene capovolta al piano inferiore. Colui che serve, che è povero, che deve inchinarsi davanti ai padroni che gli danno ordini, costui al piano inferiore non conta nulla. Al piano superiore questa persona è quella importante, quella degna di onore. Al pian terreno
padroni, dominatori, prepotenti, quelli che possono alzare la voce e mettere a tacere tutti, sono le persone di successo. Al piano superiore questi sono dei falliti. Bene, l'Eucarestia, per essere autentica, deve essere celebrata da persone che hanno fatto una conversione, un cambiamento, un capovolgimento della scala di valori che guida la loro vita. Seconda caratteristica, la sala è grande, non solo per l'aspetto materiale. Il significato è che l'Eucarestia autentica è celebrata da una Chiesa accogliente, che ha un cuore grande. La Chiesa è un luogo di comunione. Ricordiamo la parabola del banchetto nel Vangelo di Luca, quando il servo, lo schiavo, è mandato fuori per ben 3 volte proprio per riempire la sala. E l'ultima volta che è mandato fuori gli viene detto: esci lungo le strade, lungo le siepi, spingi tutti a entrare fino a quando la sala sarà piena. Eccola la sala grande. La Chiesa è accogliente. Anche chi ha avuto una vita sbandata ed è stato raccolto ai crocicchi delle strade, lacero, sporco, è accolto in questa sala e non è giudicato ma amato dai fratelli. La comunità non si vergogna dei fratelli che hanno condotto una vita poco esemplare. In questa sala non si giudica nessuno, non si spettegola. In questo piano superiore non si rinfacciano gli errori commessi. Coloro che vogliono entrare in questa sala sono accolti come sono. Basta che abbiano capito ciò che si aspetta poi nella loro vita se si accostano a quel banchetto eucaristico. Per la nostra Chiesa di oggi il messaggio è quello dell'apertura del cuore, anche perché in questa sala entriamo tutti deboli, fragili, sappiamo dove però ci vuole condurre quel banchetto eucaristico. Terza caratteristica della sala: è arredata con divani, è arredata per la festa, per la Pasqua, per la celebrazione della libertà, della vittoria della vita. È la festa della libertà, la Pasqua. Come veniva celebrata la cena pasquale dagli ebrei? Non seduti su delle sedie, ma sdraiati. Si erano adeguati all'uso dei greci e dei romani, che a loro volta poi l'avevano copiato dai persiani. Per celebrare la vittoria, la libertà, mangiavano sdraiati, che era una posizione scomodissima, perché si sdraiavano su dei tappeti e poi ponevano il gomito sinistro su un cuscino e la mano destra serviva poi per cibarsi dal tavolino che era messo in mezzo. Posizione molto scomoda, ma indicava che la persona non aveva paura di nessuno, era libera. E gli ebrei avevano adottato quest'uso. Nella notte di Pasqua celebravano la cena sdraiati. È significativo che la cena è preparata in modo che le persone si sdraino, nel senso che devono essere persone libere. Devono aver lasciato al pian terreno tutte le loro schiavitù, altrimenti non ha senso partecipare a quel banchetto. Se sono ancora schiavi dell'attaccamento ai beni, la testa è solo nell'accumulo. No, non sei preparato per la libertà, sei ancora schiavo. E se agiscono ancora per il loro interesse, per il loro egoismo, sono ancora schiavi. Se coltivano rancori nel loro cuore, non sono liberi. Se sono schiavi anche dei rimorsi, che sono motivati dall'orgoglio, perché è stata infranta l'immagine elevata che avevano di se stessi, no,
sei fragile, accetta la tua debolezza perché Cristo ti ama così come sei. Se tu sei schiavo dei rimorsi, non sei libero per celebrare l'Eucaristia. Se sei schiavo di ricatti affettivi, non sei libero. Peggio ancora, se sei ancora schiavo dell'immagine di Dio severo, come fai a celebrare la festa dell'amore gratuito? Oppure se sei schiavo dei capricci, dei vizi, delle tue abitudini che non ti rendono bello, allora non sei pronto per celebrare quel banchetto. Chiaro, noi entriamo tutti in questa sala coscienti che non siamo pienamente liberi, ma dobbiamo avere la coscienza che quella celebrazione ci vuole portare alla libertà da tutto ciò che non ci permette di essere uomini veri come Cristo. E sentiamo adesso che cosa è accaduto durante quella cena. Venuta la sera, egli arrivò con i 12 e, mentre mangiavano, prese del pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per tutti. In verità, io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. E vediamo adesso di capire bene che cosa è accaduto durante quella cena. Gesù sa che morirà, è cosciente che la sua vita è giunta alla fine e proviamo a chiederci cosa gli sta maggiormente a cuore in quel momento. Forse che i discepoli si inginocchino per adorarlo? No, ha ben altro nel cuore. Lui vuole che il mondo nuovo al quale ha dato inizio non finisca con la sua morte. Vuole che i suoi discepoli si impegnino a dare continuità all'uomo nuovo che lui ha introdotto nel mondo, non l'uomo belva che cerca di dominare sugli altri, ma l'uomo servo, l'agnello. Vuole che nasca un mondo di uomini che siano veri, che siano agnelli, non belve. E vuole porre un segno davanti ai suoi discepoli che indichi questo progetto di uomo nuovo che lui ha realizzato con la sua vita. E che segno sceglie? A un certo punto prende del pane durante la cena. Notiamo bene, non dice che prese il pane, sembra che sollevi l'ostia candida, no. Allunga la mano, prende del pane che era sulla tavola. Che cos'è questo segno che lui sceglie? Il pane indica tutto ciò che è necessario per la vita nella concezione semitica, l'alimento base, simbolo di tutti gli altri alimenti. Mangiare il pane significa alimentarsi. Ma l'uomo, quando ha fame, non ha fame solo per riempire lo stomaco. Sono molte le forme di fame che l'uomo ha per realizzare in pienezza la sua vita. Ha fame di amore, fame di salute, fame di sapere, ha bisogno di essere accolto, di essere anche perdonato, ha fame di giustizia, ha fame forse anche di una carezza. Tutti questi bisogni devono essere saziati affinché una vita sia pienamente umana. E che cosa fa Gesù?
dopo aver preso del pane, pronuncia la benedizione. Teniamo presente quindi questo significato di tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno per la vita. Questo è l'alimento di una vita completa. Poi parlerà del vino, perché l'uomo non ha bisogno soltanto di ciò che alimenta materialmente la sua vita, ma ha bisogno di ciò che è simboleggiato dal vino, la gioia. Questo è necessario per una vita umana piena e completa. Pronuncia la benedizione. Benedire significa riconoscere che tutto ciò che si trova sulla tavola, tutto ciò che alimenta la nostra vita, viene dal Signore. È un dono gratuito della sua bontà. Noi riconosciamo di non essere padroni di questi alimenti di vita. Li ho richiamati prima, non solo il bisogno del pane che riempie lo stomaco, ma di tutti quegli alimenti che ci permettono di vivere una vita pienamente umana. Non sono nostri, sono tutti di Dio. È la nuova interpretazione dei beni della terra, che non possono essere più oggetto di possesso e di accumulo, ma sono doni dell'amore di Dio creatore, e quindi doni che devono essere consegnati ai destinatari, che sono coloro che hanno bisogno di questi doni che non sono nostri, che appartengono a Dio. Al piano inferiore, questi non sono doni di Dio, sono degli alimenti di vita che uno è riuscito ad accaparrarsi e che comincia poi a negoziare e a far pagare coloro che ne hanno bisogno. Questa è la concezione del pian terreno. Chi entra nella concezione evangelica, quella di Cristo, quella del piano superiore, considera tutti i beni non come proprio possesso, ma come doni della gratuità dell'amore di Dio, doni che devono essere consegnati. Noi siamo fatti bene, siamo fatti per creare amore. Fossimo autosufficienti, sazieremmo ognuno la nostra fame, non ci rapporteremmo con i fratelli, non nascerebbe l'amore. Invece siamo fatti carichi dei doni di Dio e bisognosi dei doni che i fratelli hanno. In questo scambio di doni si realizza l'umanità che Dio ha voluto fin dall'inizio della creazione, quella di figli che si amano, si scambiano amore, e questo amore è la vita che Lui ha donato agli uomini. Cosa sono il pane e il vino? Questi segni che Gesù ha scelto per presentare tutta la sua storia. Sono frutti della terra anzitutto. Noi vediamo nel pane e nel vino si concentrano le energie del suolo, i minerali, e poi ci sono anche dentro le energie del cielo, la pioggia, il vento, la luce, il calore, i raggi del sole. E però nel pane non entra solo questo. Nel campo non cresce il pane, cresce il frumento, cresce il vino, cresce l'uva. Che cosa entra nel pane? Oltre a ciò che ci è dato dalla natura, entra il lavoro dell'uomo. Gesù non ha scelto dei prodotti grezzi, degli alberi, no, ha scelto come segno di tutta la sua storia dove entra il lavoro dell'uomo. Si concentrano nel pane le fatiche degli uomini, il loro impegno nel trasformare il creato e renderlo fruibile per la vita dell'uomo. Proviamo a pensare alla sera attorno alla mensa, dove era collocato il pane.
I commensali che cosa vedevano in quel pane? Proviamo a immaginare una famiglia di Nazareth come quella di Gesù. Il papà, i figli maggiori seduti attorno alla mensa, vedevano in quel pane le loro fatiche, il loro sudore, quando avevano arato, seminato, mietuto. La mamma vedeva la sua fatica perché aveva macinato quel grano, lo aveva impastata la farina, l'aveva cotta sul forno, e anche il bambino piccolo vedeva il proprio lavoro in quel pane perché era stato mandato alla fontana a prendere l'acqua. Là a Nazareth, dalla casa di Gesù alla fontana sono 900 metri. Il bambino vedeva anche il proprio lavoro in quel pane. Ognuno ha dato per l'alimento della famiglia tutto ciò che aveva, per la gioia di tutti. Era posto gratuitamente in comune. Non si paga nella famiglia il lavoro che uno fa in base alle capacità, alle forze che gli sono state donate da Dio, mette tutto in quell'alimento perché tutti possano alimentarsi e gioire. La benedizione riconosce che tutto è dono di Dio, è un inno alla gratuità di Dio ed è una proposta di vita nella gratuità. Pagano compra, vende, si sente proprietario, questo al piano inferiore. Al piano superiore, il discepolo di Cristo sa di non essere padrone, è amministratore di beni che il Creatore gli ha posto in mano per creare amore. Poi cosa ha fatto Gesù durante quella cena? Ha spezzato quel pane. Per poter essere donato e condiviso, il pane deve essere spezzato. Primo significato della comunione eucaristica è proprio la presa di coscienza di essere ospiti di Dio, commensali, non rivali attorno a un alimento che ci dobbiamo accaparrare disinteressandoci dei bisogni degli altri. Questa non è la concezione di chi ha assimilato il progetto di Dio che si è rivelato in Gesù di Nazareth e che ci è presentato nel segno di questo banchetto eucaristico. Poi lo ha donato. Donare è la conseguenza logica, il dono ricevuto va consegnato. E dice Gesù: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Che cosa significa questa espressione? Corpo, per un semita, non indica i muscoli, non indica le ossa, il sangue, no. Il corpo è la persona che si è andata facendo lungo tutta la sua storia di vita. Faccio un esempio. Quando io osservavo mio padre a 75 anni, una persona che aveva lavorato e sofferto anche, era stato anche nei campi di concentramento, quando osservavo la sua persona, vedevo tutta la sua storia, tutta la vita che lui aveva trascorso, anche le ingiustizie che aveva subito, il servizio ai fratelli che aveva donato. Ecco, quello era il corpo, la persona con tutta la sua storia. Quando Gesù dice: questo è il mio corpo, presenta tutta la sua storia in questo segno. Io mi sono fatto pane. Questo è il mio corpo significa questo sono io. Notiamo, non è il pane che diventa Gesù. In passato si pensava che con la consacrazione si tirava giù Gesù dal cielo e li faceva entrare in quel pane. No, è Gesù che presenta tutta la sua storia dicendo: volete sapere chi sono io? Pane. Tutta la mia vita è stata diventare alimento di vita, alimento di gioia per i fratelli. Questo sono io.
prendete e mangiate. Prendete. È il primo ordine che Gesù dà. Prendere è il gesto cosciente di chi accetta questa proposta che lui ti fa. Cosa significa mangiare? Mangiare significa assimilare. Quando noi prendiamo quel pane, mangiamo quel pane, compiamo un gesto che significa io voglio assimilare questa tua storia di vita donata. Questo è l'unico significato dell'Eucaristia e deve essere messo bene in evidenza. Lo ricordiamo, è stato parecchio offuscato da tante devozioni. Dobbiamo riportarlo al suo significato provocatorio. Prendere e mangiare quel pane significa dare la risposta alla proposta di vita che Gesù ti fa, che è questa: vuoi unire la tua vita alla mia vita donata? Prendi e mangia. Compi questo segno e che sia un segno autentico, non un rito di cui forse hai perso il significato. No. È interessante, Papa Paolo VI aveva detto: quando presentate quel pane, dite: beati gli invitati alle nozze dell'agnello. Mangiare quel pane è una proposta d'amore. Vuoi unire la tua vita alla mia? Eccolo il significato del gesto eucaristico al quale noi ci accostiamo nel giorno del Signore. Prendere quel pane, abbiamo capito che significa assimilare la sua vita, questo è il suo corpo, affinché diventi poi un corpo nostro, e chi ci vede dopo la celebrazione di un'Eucaristia dovrebbe vedere la vita di Cristo donata attraverso la nostra vita, perché abbiamo unito la nostra vita alla sua. E poi il calice. Lo sappiamo qual è il significato del sangue per un israelita: è la vita. Gesù invita a bere a quel calice, a bere alla sua vita, ad accogliere la sua vita in noi, a lasciare che questo spirito che ha animato tutta la sua storia e gli ha fatto donare tutto fino all'ultimo istante diventi l'accoglienza in noi di questa sua vita, di questo suo progetto di amore. E tutti ne bevvero. Nessuno è escluso. Hanno accolto tutti questa sua proposta. Vorrei concludere con una domanda che spesso viene fatta anche a me, quando mi dicono: perché non basta celebrare una volta nella vita questa Eucaristia in cui ci uniamo a Cristo? Perché ogni settimana nel giorno del Signore noi celebriamo questo gesto? Qualcuno dice: è tempo perso. Cerchiamo di darci da fare adesso per dar da mangiare a chi ha fame, bere a chi ha sete, rivestire chi è nudo. Celebrare l'Eucaristia non fa nulla di tutto questo e sembra un gesto inutile, una perdita di tempo. Ecco, a questa domanda io darei due risposte. La prima, quella fondamentale, che è questa: si va alla celebrazione eucaristica anzitutto per prendere coscienza che siamo persone amate gratuitamente, entrare in questa logica dell'amore incondizionato e gratuito di Dio, sentirsi amati così come siamo, anche se siamo fragili, peccatori, sapere che siamo amati e che siamo stati colmati di doni gratuiti da consegnare gratuitamente e con gioia ai fratelli.
Ecco, se è una perdita di tempo prendere coscienza di questo amore, allora è una perdita di tempo anche tutti i momenti che gli sposi trascorrono insieme per sintonizzare le loro scelte di vita e per gioire del loro reciproco amore. È il momento in cui gioiamo di sentirci amati da Dio. C'è un secondo motivo e lo presento con un esempio. Quando noi andiamo al mare, perdiamo del tempo. Ci mettiamo lì al sole e non facciamo niente. Ma però siamo convinti che non è una perdita di tempo, perché ci abbronziamo, diventiamo più belli, più forti, più rilassati, prendiamo meno malattie poi durante l'inverno. Ecco, non abbiamo perso del tempo, ci siamo lasciati illuminare da quel sole. Andare alla celebrazione eucaristica e fare una cura di bellezza, metterci davanti al sole che è Cristo, e se noi non prendiamo quel sole almeno una volta per settimana, noi diventiamo brutti, facciamo presto a perdere quel colore dell'amore gratuito che è il suo. Ci mettiamo ogni domenica di fronte alla sua parola e alla sua persona che ha donato la vita. Ci confrontiamo con il suo amore incondizionato e rimaniamo per un po' di tempo sotto questi raggi della sua testimonianza di amore. E questa cura fa scomparire molte brutte ferite provocate dal nostro egoismo, dalla nostra avidità, dal nostro orgoglio, e ci rende più pronti, più preparati, più capaci di amare. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.